Benvenuti o bentornati in questo nuovo video. Siamo di nuovo in questo l'ultimo video. Parleremo di Evoto AI, è l'ultima parte di questa miniserie. Evoto AI vi ricordo che è un'applicazione per ritocco fotografico professionale che gira anche sul mobile, quindi abbiamo tutti gli strumenti nel palmo. Prima di andare avanti ringrazio ovviamente il team per avermi dato l'opportunità di provare l'applicazione e ovviamente sponsorizzare i video stessi. Prima di andare avanti ancora un'altra cosa, avete i 15 crediti gratuiti, quindi riscattateli, link in descrizione, mi raccomando ragazzi, andatevi a prendere questi 15 crediti perché potete esportare 15 foto, lo so, non sono tante ma sono già tante e provatela gratuitamente l'applicazione, quindi cosa aspettate? Andate a scaricarla e richiedete i 15 crediti. Abbiamo già visto le due lezioni, in questa ultima parte vedremo il workflow batch, quindi come andare a modificare un sacco di foto tutte insieme. Ma non solo, andremo a vedere anche come applicare, diciamo, colori, luci a tante foto prendendo una foto come campione, che mi è piaciuta tantissimo, e vedremo anche qualcos'altro. Mettetevi comodi, andiamo ad iniziare. La prima operazione che vediamo come migliorare, come applicare effetti, crop, scontorno, sfondo diverso a un sacco di foto, ok? Mettiamoci nei panni di un negoziante, ok? Di un negozio di maglieria molto semplice che deve mettere sul suo piccolo e-commerce 5, 6, 10, 20, 100 foto di capi di abbigliamento, quindi non vuole scontornarne uno per uno perché ci metterebbe una vita. Quindi cosa ci vuole? Ci vuole un workflow in batch, quindi dobbiamo andare a fare praticamente un lavoro unico per tutte le foto. E come si fa? E qui diciamo che Evoto AI ha una marcia in più. Ci sono tante applicazioni che lo fanno, ma qua è veramente di una semplicità estrema. L'ho imparato anch'io, quindi. Andiamo a caricare le foto. E rinominiamo il progetto. Ecco qui, le foto sono caricate, le possiamo vedere, ok? Io vado con la tastiera, ma possiamo andare anche col ditino o col mouse. Ok, a questo punto cosa voglio fare io? Voglio eliminare lo sfondo, ok, da questa immagine, perché devo metterlo sull'e-commerce. Un e-commerce tradizionale c'è sempre lo sfondo bianco. Innanzitutto posso anche andare a applicare, se lo volessi, un preset, no? Per migliorare le mie foto. Io adesso ne metterò una a caso, non fate caso a cosa metterò, eh, metterò questo, ok? Ok, e applico questo a questa qua, a questa, diciamo, foto principale. Ora cosa faccio? Vado a scontornare il tutto. Mi reco nell'iconetta del sfondo, l'abbiamo già imparato, andiamo a cambio sfondo e mettiamo il bianco. Bene, abbiamo fatto già un buon lavoro. Ora come faccio ad applicare tutto questo, diciamo, diciamo lo scontorno, il sfondo bianco e il preset che ho messo a tutte le foto? Beh, niente di più facile. Innanzitutto, la prima cosa da fare è selezionare le foto. Quindi andiamo qua sotto, selezione multipla, seleziona tutto, ok. Bene, e questa operazione è stata fatta. Ora vado qua dentro, in questa iconetta qua, a scegliere quello che voglio che sia applicato in batch, ok? Quindi, regolazione dei colori no, regolazione del colore AI, ma i preset adesso non lo so dove sono, ragazzi. Lo sfondo sì, lascerò quello ed effetti, così siamo sicuri. Quindi adesso, però scusate, qui c'è, vedete, qua c'è anche la freccetta che ci dice cosa c'è sotto, quindi possiamo, cosa c'è dentro, quindi possiamo andare a vedere se in effetti i preset sono, qui vedete tutti, ok, possiamo, qui trucco, questi sono allora, i preset del ritratto e qua dentro sfondo possiamo eliminare tutto quello che non ci serve e lasciare solamente praticamente quello cambia sfondo che è quello che poi noi abbiamo messo. Lasciamo così le altre due voci
e andiamo a fare ok qua sotto, chiudi, e adesso non ci resta che andare a cliccare qua sopra sincronizza, e Evolto AI sincronizzerà tutte le immagini. Ecco, il dubbio che avevo io è che non vedevo, vedete, le miniature non si, diciamo, non si cambiano, però cliccandoci sopra, vedete, la miniatura cambia. Ma il problema qual era il mio? Che non vedendo cambiare le miniature pensavo che poi bisognava cliccare ogni volta su una per far applicare gli effetti o lo scontorno. Invece non è così. Se io vado a esportare, adesso vedete, io questa qua abbiamo visto il preview in anteprima. Questo per non pesare tanto sulla CPU e sul dispositivo, ma se vado a esportare le foto adesso, vedrete che sono state tutte batchate, quindi abbiamo fatto tutto in batch. Allora andiamo a esportare nel rullino. Vedete? Sono state tutte esportate nella stessa maniera, quindi non abbiamo dovuto ripetere, cioè l'operazione di cliccare su una di queste delle icone, quindi delle miniature. Quindi non ve ne preoccupate se in anteprima, ok, non vedete diciamo l'effetto applicato, qualsiasi cosa avete scelto, perché lo fa ovviamente da solo. Ora, visto questo, vedete, questo in batch si può utilizzare quello che volete, potete fare tutto quello che volete in batch, potete anche fare il ritocco dei visi, potete applicare il trucco, potete fare quello che volete. Qua abbiamo ovviamente fatto un esempio per un e-commerce, quindi una persona che ha bisogno di applicare lo sfondo bianco a un sacco di foto, però come vi ripeto potete applicare tutto quello che volete, ok, a un sacco di foto. Ma adesso passiamo a un altro punto che preme tanto, soprattutto per un e-commerce. Spesso abbiamo bisogno di croppare l'immagine, cioè di farla praticamente diventare un'altra inquadratura. Praticamente, ecco, se vediamo adesso qua, per dire abbiamo un sacco di bianco sulla testa, oppure non so, beh, vedete qua, ecco, vengono applicate tutte, abbiamo un sacco di bianco sulla testa, quindi come faccio a fare questa operazione? Ecco, c'è un piccolo limite su iPad perché non è ancora disponibile l'aggiornamento che è stato già fatto su Mac e penso Windows. Su Mac perché? Perché l'ho visto e lo porterò poi sul canale come bonus. Quindi il crop si fa ma non tiene conto del viso, ok? Non tiene conto dell'inquadratura del viso. Posso fare un crop a grandi linee ma poi alla fine dei conti dovrò ritoccare oppure fare le foto in base che non devo croppare nulla, però ve lo faccio vedere ugualmente. Ci richiamo nel crop, ok, vado a fare mano libera e vado a modificare, ok, il crop di questa immagine. Bene, ok, torniamo in, vedete che qua non c'è più la sincronizzazione, quindi bisogna tornare indietro e andiamo a scegliere qui sotto, ok, leviamo tutto quello che non serve, così non, io penso non appesantiamo neanche il calcolo, che tanto non serve a nulla, e andiamo a fare solamente qua il ritaglio, togliamo anche la rotazione che non ci serve e andiamo a fare di nuovo sincronizza. Ok, sincronizziamo di nuovo le immagini, però questa volta applicando il crop. Ecco, tenete bene a mente questa immagine qua, ok? Vedete, ecco, vedete le altre non sono state, cioè, vedete, c'è ancora tanto spazio sulla testa, perché, come dicevo, non abbiamo a disposizione quella, diciamo, quella funzione che abbiamo sul Mac di centrare il viso. Però diciamo che lo stesso è utile, ok, questa funzione qua, perché fare anche il crop in batch, secondo me, non è proprio uno scherzetto, eh. Poi magari ragazzi, dobbiamo ritoccarle, però se abbiamo un Mac o un PC possiamo farlo ovviamente tranquillamente sul computer. Ora la cosa si fa veramente interessante mentre mi prude il naso, perché vi faccio vedere quella funzione che mi piace tanto, quindi di unificare il colore più o meno
ha tanti scatti. Andiamo a caricare di nuovo le immagini che servono. Ok, anche qua rinominiamo. Ok, diamo un'occhiata a questi scatti. Vedete chi è stato scattato all'ombra, chi è stato scattato ovviamente al sole. Ecco, magari prendiamo riferimento, non so, di uno di questi scatti per andare ovviamente ad applicare quello che vi faccio vedere adesso. La funzione è in questa iconetta colore e si chiama, ok, questa qui, colore AI. Qui all'interno troviamo già un sacco di, diciamo, di preset pronti, quindi posso anche andare a dire a Evoto AI di applicare uno di questi preset per, diciamo, modificare l'immagine a questa somiglianza, ok? Andiamo a prendere qualcosa di più, con, magari se c'è, ecco, questa, vediamo un po' questa. Ok, quindi vedete adesso abbiamo applicato questi, diciamo questi preset di colori a questa immagine, ma come vedete viene praticamente modificata tutta, anche il sole, il mare dietro, il cielo, quindi non viene proprio applicato sopra un filtro così come viene. Ma la cosa interessante è ancora di più perché qui in mio ci sono proprio delle immagini mie che io ho caricato e che posso ovviamente andare ad applicare su questa immagine. Ma se volessi applicare a tutte le foto lo stesso colore di questa, posso farlo. Vado qua su più e mi vado a caricare l'immagine che mi serve. Quindi ho detto questa, ok, faccio così e vedete che adesso l'immagine viene di nuovo, se ci clicco sopra, trasformata di nuovo in originale. Quindi i colori erano suoi, quindi posto così. Ma come faccio di nuovo ad applicare tutta questa colorazione, queste luci, questa, diciamo, questa esposizione a tutte le altre? Beh, semplicissimo, vado, innanzitutto devo andare di nuovo a selezionare tutte. Poi vado nuovamente qui e vado a scegliere quello che mi serve. Ecco, adesso quello che devo fare io è la colorazione AI, quindi è questa, e tutto il resto posso omettere tutto. Quindi posso fare così, andare su chiudi, ok, e andare a sincronizzare. Ok, adesso magari la differenza non si vedrà tanto perché diciamo che è abbastanza, ok, però c'è la differenza perché possiamo fare sempre così. Ma se io vado a scegliere un'altra foto diversa, guardate un po', ok? Ecco, adesso parto da questa, sincronizzo e tutte le altre si sincronizzano su questa. È mostruosa sta cosa. Ma guardate qui come che si può fare delle cose creative. Posso andare qua e metterci questa. Guardate che stupendo, stupendo. Bellissimo. Con Evoto AI possiamo migliorare anche gli scatti di un matrimonio. Pensiamo a un fotografo professionista che ovviamente ha tanti scatti da migliorare o da, come dire, applicare qualche preset sopra. Ma vedremo anche una cosa molto interessante perché, come ho detto sempre in tutti i video, Evoto AI distingue molto lo sfondo dal soggetto, oggetto che sia. Quindi questa cosa è da tenere molto presente perché vedremo una cosa molto molto interessante adesso. Andiamo a creare un nuovo progetto delle foto di matrimonio che ovviamente ho fatto generare e non sono un granché. E qui abbiamo le nostre foto di matrimonio. Ho detto che non sono un granché, ve l'ho detto già. Adesso andiamo a fare un'applicazione, andiamo a applicare sempre il colore AI, andiamo a vedere sempre diciamo quello che abbiamo visto, però ci sono due preset che sono proprio per i matrimoni, vedete, matrimonio 1, matrimonio 2. Poi ovviamente noi possiamo fare il nostro e salvarlo. Andiamo ad applicare questo, vediamo che succede. Ok, questo li schiarisce.
e questo li scurisce. Ecco, applicato questo preset, ok, e tornando indietro qui, come ho detto prima, Evoto AI distingue molto bene il soggetto dallo sfondo. Quindi adesso abbiamo, vedete, qua siamo immagine completa, quindi lui applicherebbe tutto quello che vogliamo fare sull'immagine completa. Ma se andiamo maschera, lui vedete che praticamente sa l'oggetto qual è, a questo punto sono due persone, e lo sfondo. Quindi se io faccio su sfondo e vado su fondamentale e vado magari a tirar giù l'esposizione, tanto per farvi vedere cosa cambia, guardate un po'. Ecco, vedete, queste cose non mi fanno impazzire perché vediamo praticamente il soggetto che è rimasto praticamente chiaro e non viene toccato, quindi viene toccato solo lo sfondo. Quindi la mascheratura, diciamo la maschera è molto precisa, vedete che non è da poco questa cosa qua, perché è difficile farlo con programmi di grafica. Quindi possiamo applicare questo anche a tutte le altre foto nello stesso modo, ok? Quindi facciamo così, selezioniamo di nuovo tutto, andiamo sempre su ok e facciamo sincronizza, tanto diciamo che vogliamo applicare tutto, va bene così, facciamo sincronizza e vediamo cosa succede in anteprima perché tanto non mi interessa esportarle a me. Ok, avete capito bene cosa fa questo software di ritocco fotografico? Quindi in una botta sola possiamo migliorare i nostri bruttissimi scatti e un matrimonio magari fatto a un amico. Ovviamente il professionista fa delle belle foto, noi le faremo più brutte, quindi perché non migliorarle? E guardate un po', che meraviglia, guardate che meraviglia. Poi possiamo ancora andare a fare tante modifiche. Quindi rivedetevi tutti i video e buon divertimento. Benissimo, siamo arrivati purtroppo alla fine di questo mini percorso. Mi dispiace, spero di poterne portare altri perché l'applicazione è veramente interessante. Avete visto quante cose si possono fare, ragazzi? Ma proprio in 5 minuti, una cosa veramente da prendere in considerazione se avete anche una mole di lavoro abbastanza grossa. Bene, ricordo sempre crediti, andateveli a richiedere, provatela, avete tutti i link in descrizione, la playlist completa, ovviamente anche sui social arriveranno piccole reel. E in ultimo ragazzi, se volete condividete questo video con i vostri amici, se potete farvi conoscere a loro un'applicazione nuova, anche se avete magari professionisti del settore. E in ultimo, come cosa e regalo a Gennaro, iscrivetevi al canale e ovviamente se volete la campanellina per ricevere notifiche dei video che posterò in futuro. Con questo un abbraccio e vi saluto.